Oggi faremo un discorso particolare sulla convergenza evolutiva verso un unico punto, intrapresa da animali diversi. L'orologiaio cieco di Richard Dawkins, in uno dei suoi capitoli, tratta l'argomento della convergenza evolutiva partendo dalla legge di Dollo. La legge di Dollo, dal paleontologo Louis Dollo, dice che l'evoluzione è irreversibile. Questa asserzione viene spesso confusa con una quantità di assurdità idealistiche circa l'inevitabilità del progresso, spesso associate a tesi strampalate. La legge di Dollo è in realtà solo un'affermazione sull'improbabilità statistica che una traiettoria evolutiva, o di fatto qualsiasi traiettoria particolare, venga seguita esattamente due volte, una volta in un senso e l'altra nel senso opposto. Una singola mutazione può essere rovesciata facilmente, ma per quantità maggiori di mutazioni, persino nel caso dei biomorfi con i loro 9 piccoli geni, lo spazio matematico di tutte le traiettorie possibili è così grande che la probabilità che due traiettorie arrivino esattamente allo stesso punto è infinitamente piccola. Ciò vale ancor di più per gli animali veri, con il loro numero di geni enormemente maggiore. Nella legge di Dollo non c'è niente di misterioso o di mistico, né c'è qualcosa che noi possiamo sottoporre a verifica in natura. Essa è una semplice conseguenza delle leggi elementari della probabilità. Esattamente per la stessa ragione è estremamente improbabile che uno stesso percorso evolutivo possa essere seguito esattamente due volte, e sembra similmente improbabile, per le stesse ragioni statistiche, che due linee evolutive debbano convergere esattamente verso lo stesso punto finale, a partire da due punti di partenza diverse. Le diverse linee evolutive tradiscono le loro origini dipendenti in una varietà di particolari. Per esempio, gli occhi del polpo sono molto simili ai nostri, ma i fili che escono dalle sue, chiamiamole fotocellule, non sono rivolti all'esterno verso la luce come i nostri. Gli occhi del polpo sono, sotto questo aspetto, progettati con più intelligenza dei nostri. Essi sono pervenuti a un obiettivo simile prendendo l'avvio da un punto di partenza sorprendentemente diverso. E la diversità dell'origine si manifesta proprio in particolari come questi, ma allo stesso tempo dimostrano la convergenza evolutiva. Un altro esempio di questa convergenza evolutiva la possiamo vedere anche nel micromondo, mettendo a confronto i millepiedi a palla, Glomeris, e i porcellini di terra, gli Armadillidimo. Come si può vedere nelle immagini, la somiglianza fra questi due artropodi è notevole. Eppure l'ultimo ramo nella classificazione scientifica che questi esseri hanno in comune riguarda il filum, artropodo appunto. Successivamente le strade sono completamente diverse, come potete vincere dalle due tabelle. Nonostante queste strade diverse, la convergenza evolutiva dal punto di vista morfologico è palese, come allo stesso tempo le differenze, che ad un occhio esperto risultano evidenti, a partire dal numero di zampe. Ma l'aspetto importante rimane in ogni caso un'ennesima conferma della convergenza evolutiva, ovvero del fenomeno per cui specie diverse che vivono nello stesso tipo di ambiente o in nicchie ecologiche simili sulla spinta delle stesse pressioni ambientali si evolvono, sviluppando per selezione naturale determinate strutture o adattamenti che li portano ad assomigliarsi moltissimo.